Ciao a tutti e benvenuti su Turkey News Magazine. Prima di iniziare, ricordate di iscrivervi e mettere mi piace per non perdere neanche un aggiornamento. Oggi vi portiamo una storia che sta incendiando i social e scatenando discussioni infinite. Afra Saracolo avrebbe rifiutato una grande serie televisiva, e il motivo, secondo le voci, avrebbe a che fare direttamente con Mert Ramazan Demir. La proposta, raccontano fonti vicine alla produzione, l'aveva messa subito in cima alla lista come protagonista femminile, ma quando Afra avrebbe saputo che anche Mert era stato preso seriamente in considerazione come protagonista maschile, tutto sarebbe cambiato. Mi dispiace, ma non posso accettare. Non voglio lavorare con lui, sarebbe stata la frase pronunciata in privato e poi trapelata come un sussurro diventato uragano. In rete è esploso un dibattito feroce. I fan hanno subito ricordato la loro chimica straordinaria sullo schermo, quella scintilla che aveva fatto innamorare il pubblico episodio dopo episodio, ed è per questo che la notizia del rifiuto ha lasciato molti senza parole. Perché rinunciare a un progetto così grande proprio quando la nostalgia del pubblico era al massimo? Secondo altri, invece, dietro ci sarebbero ragioni molto più intime, affari di cuore, ferite non rimarginate, parole mai dette fino in fondo. Una persona che sostiene di conoscere bene entrambi, e che ha lavorato a stretto contatto con la coppia sul set, ha raccontato che nell'ultimo periodo c'erano stati attriti, discussioni sottili e momenti di gelo improvviso. Silenzi lunghi, più pesanti di una lite esplosa, e giornate finite senza nemmeno un saluto, come se il copione avesse chiuso il sipario anche sulla vita reale. Chi era presente a quelle riprese parla di un equilibrio fragile, curato con attenzione in pubblico ma spigoloso appena le luci si spegnevano. Mert Ramazan Demir non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, non una parola diretta che mettesse a tacere o alimentasse i pettegolezzi. Eppure, in mezzo a questa tempesta, un suo post sui social ha fatto il giro del web. Una foto controluce, lo sguardo verso un orizzonte pallido, e una didascalia che ha colpito durissimo. Ci sono porte che si chiudono da sole, e altre che devi saper chiudere tu, per non ricadere nello stesso errore. Una frase che non fa nomi, ma accende interpretazioni, domande, sospetti. Era un messaggio per Afra? O semplicemente un pensiero personale caduto nel momento sbagliato? Pochi giorni più tardi, Afra è apparsa a un evento legato al mondo della moda, impeccabile, sicura, con quell'eleganza che le è propria. Sul palco, tra flash e applausi, ha fatto una breve dichiarazione che ha messo benzina sul fuoco e insieme ordine nelle sue intenzioni. Sì, mi è stata offerta una grande produzione. Ho scelto di dire di no perché non voglio forzare una chimica che non sento autentica. Posso scegliere cosa fare. Ha chiarito che la decisione non riguardava la qualità della sceneggiatura o i tempi di lavorazione, ma qualcosa di profondamente emotivo, personale. Non un capriccio, non un capolinea professionale, ma un confine affettivo. Le reazioni sono state contrastanti. Da una parte, moltissimi l'hanno applaudita per la lucidità e il rispetto verso se stessa, come se avesse alzato una barriera per proteggere la pace interiore. Dall'altra, tanti hanno espresso delusione per la fine, o la sospensione, di una coppia scenica che aveva segnato un'epoca recente della televisione turca. I critici più attenti hanno parlato di maturità, di sicurezza, di una donna che decide, senza paura, di non sacrificare il proprio equilibrio per una narrazione già scritta da altri. Non tutti trovano il coraggio di dire no, quando il no è l'unico modo per non perdersi, ha commentato un'analista televisiva. Ma c'è chi la pensa diversamente. Per alcuni, questa sarebbe semplicemente la prova che Afra sta evitando Mert per non riaprire dinamiche irrisolte. Sentimenti sospesi, vicinanze difficili da decifrare, parole rimaste in gola. E come spesso succede, i fan hanno riesumato vecchi dietro le quinte, clip sfocate, attimi catturati in diagonale, sguardi che raccontano più dei dialoghi. In uno di questi filmati, si vede Mert scherzare, cercando di alleggerire l'atmosfera, mentre Afra distoglie lo sguardo e accenna un sorriso che non sale agli occhi. Da lì, la teoria più diffusa. Quello che in scena brillava, fuori scena faticava a trovare un ritmo comune. Nel frattempo, la produzione che li desiderava nuovamente insieme aveva già pronti documenti,
bozze, idee. Il progetto, dicono, puntava esplicitamente sull'effetto nostalgia, con un titolo che sembrava un manifesto, la rinascita di un amore infinito. Un ritorno costruito come un abbraccio al pubblico, come se bastasse mettere Afra e Mert davanti alla stessa macchina da presa per ridare fiato a un sogno collettivo. Il rifiuto di Afra, in questo contesto, assume un peso ancora maggiore, non solo un no a una parte, ma un no a un intero meccanismo emotivo che vive del ricordo della loro intesa. Un'autrice che in passato avrebbe collaborato alla scrittura di progetti legati a loro ha lasciato intendere che i problemi non erano solo professionali. C'era, a suo dire, un legame emotivo complesso, una densità di sentimenti che, se non corrisposti nello stesso momento e nello stesso modo, rende tutto difficile. Quando la vita non procede alla stessa velocità dei personaggi, quando due persone attraversano la stessa scena ma con passi diversi, ricucire diventa un'impresa titanica. Intanto, tra i fan si litiga su chi abbia preso davvero le distanze. C'è chi dice che sia stato Mert a chiudersi, a proteggersi dietro una calma apparente, altri giurano che sia stata Afra a voler definire i confini, a mettere fine a una relazione privata di cui nessuno, ufficialmente, ha mai voluto parlare apertamente. In questa confusione, un altro messaggio enigmatico di Mert è apparso sui social: non tutte le repliche meritano palcoscenico, alcune meritano solo silenzio. Una frase tagliente, quasi un sipario calato all'improvviso. È un invito alla discrezione o un addio non detto? Dietro le quinte, i produttori non si fermano. Se Afra ha preso la sua strada, bisogna trovare una nuova protagonista femminile per affiancare Mert, sempre che lui resti legato al progetto. I nomi che circolano sono quelli di The Matt Oshimir e Tuba Bai Austin, candidature che fanno discutere, reali o strategiche che siano. Intanto Afra, dicono quelli che ci hanno parlato a margine degli eventi, appare centrata, luminosa, con la sensazione precisa di due piedi ben piantati a terra. A una serata di beneficenza è arrivata come una visione, abito impeccabile, sorriso misurato, sguardo diritto. Quando le hanno chiesto di Mert, ha risposto senza tremare: la mia energia non serve ad alimentare drammi che non mi appartengono. Parole che hanno fatto scattare l'applauso, ma che hanno anche lasciato una malinconia sottile nell'aria. La verità è che il pubblico si è diviso, come succede quando il cuore si mette in mezzo al copione. Da una parte c'è chi sogna una riconciliazione, non solo sullo schermo ma nella vita, perché alcune coppie, lo sappiamo, restano nella memoria collettiva come promesse mai del tutto concluse. Dall'altra c'è chi dice che, forse, il passo più onesto è guardare avanti, crescere separatamente, lasciare che ciò che è stato resti un ricordo ben custodito, senza tentare di ripeterlo a tutti i costi. Resta una domanda sospesa: è davvero la fine di una delle coppie più iconiche della televisione turca recente, o solo una pausa prima di un clamoroso ritorno? La storia sembra avere ancora fiato, perché ogni gesto, ogni frase, ogni apparizione pubblica riaccende il brusio. Eppure, entrambe le strade restano possibili: una chiusura elegante, con rispetto e nostalgia, o una nuova stagione, ma scritta con regole diverse, con spazi più chiari, con la maturità di chi ha imparato a proteggersi. Chi conosce Afra giura che la sua scelta non è stata impulsiva. Che dietro c'è una riflessione lunga, una valutazione di ciò che la rende serena, dei limiti che non vuole più oltrepassare. Dicono che abbia imparato a distinguere ciò che accende la sua creatività da ciò che brucia la sua calma. E che, se dovesse tornare un giorno accanto a Mert, lo farebbe solo quando sentirà che quella storia, professionale o personale, può essere vissuta senza ferire nessuno. Di Mert, invece, colpisce il riserbo. Non alza la voce, non nega, non conferma, lascia che sia l'eco a parlare per lui. Qualcuno legge in questo una forma di orgoglio, qualcuno una forma di rispetto. Forse entrambe. Forse ha capito che in certe tempeste l'unica rotta sicura è la dignità. E allora quei messaggi criptici non sarebbero frecce, ma segnali. Non vuole battaglie pubbliche, non vuole mettere spettacolo dove c'è stata intimità. La produzione, intanto, non rinuncia a sfruttare la scia emotiva. La rinascita di un amore infinito resta un titolo che punge, un richiamo a una memoria condivisa.
Ma un vecchio redattore ha confessato che quell'idea di reunion non nasceva solo per le cifre di ascolto. Nasceva dalla sensazione, avvertita da tutti, che tra Afra e Mert fosse rimasto qualcosa di non concluso. Non necessariamente un amore da copertina, forse qualcosa di più complicato e, proprio per questo, più vero. Una trama parallela alla fiction, come se la vita si fosse divertita a scrivere un capitolo supplementare, intraducibile in sceneggiatura. E adesso? Adesso si attende. Afra continua a muoversi con grazia, scelta dopo scelta, senza smentire e senza alimentare. Mert rimane una presenza silenziosa ma potentissima, uno sguardo che fa parlare le didascalie. Il pubblico osserva, ricorda, paragona. Internet setaccia, trova video vecchi, reinventa significati. Ma il presente di entrambi sembra dire, prima noi, poi il resto. Prima la persona, poi il personaggio. Forse è questo il segno dei tempi. Non basta più accendere la macchina da presa e sperare che il miracolo accada al primo ciak. Serve verità, serve tempo, servono confini. E, quando quei confini vengono stabiliti, lo shock è inevitabile, specialmente se coinvolge due volti amati come Afra Saraciolu e Mert Ramazan Demir. Eppure, proprio lì, abita la loro forza, nel non concedere al clamore di decidere, nel ricordare che la carriera è lunga, le strade si incrociano e si separano, e che un no oggi può essere la porta giusta per un sì domani. Voi che cosa ne pensate? Afra ha fatto bene a rifiutare un progetto così desiderato pur di non forzare una chimica che oggi non sente? Vi piacerebbe rivederli insieme, sul set o forse, chissà, nella vita? O credete che crescere separati sia l'unica strada onesta in questo momento? Ditecelo nei commenti, restate connessi con Turkey News Magazine e non perdete i prossimi aggiornamenti sul mondo dell'intrattenimento turco. La storia non è finita, ha solo cambiato ritmo.